Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi faremo una stesa libera su di te, senza una domanda precisa, proprio per accontentare un po' tutti quando mi chiedete di fare un interattivo sull'amore oppure sul lavoro o fortuna, che dir si voglia. Quindi i tarocchi ci parleranno di te, della tua situazione e possibile evoluzione di quanto ci faranno vedere. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, consulto interattivo personale, c'è qualcosa che devi ascoltare. E intanto metto Kitty a dormire da un'altra parte. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo consulto interattivo personale, perché, c'è sicuramente qualcosa che dovete ascoltare, E come solito vi ricordo che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare e passate oltre perché significa che non è per voi, Vi ricordo anche che, questa stesa, questo video ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, perché spesso me lo chiedete nei commenti e quindi questo video vale da quando lo vedete, a prescindere da quando viene pubblicato. Può essere fra 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, da quando voi lo vedete, ok? Cuoricini, cuoricine? Aggiungiamo ancora queste carte e gli oggettini. Variante numero 1, con le chiavi che aprono e chiudono porte. Variante numero 2, l'angioletto che simboleggia i desideri. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la stellina, che sono i sogni. Focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti e andiamo a farci questo consulto interattivo personale, perché c'è qualcosa che dovete ascoltare. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, chiavi. Iniziamo con voi, vediamo. Suerte, chiavi, per voi. E andiamo a farci questo consulto personale. E che cos'è che dovete ascoltare? Innanzitutto vediamo chi sei tu, chiave. Chiave, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, chiave? Sei una persona che per me ha un bel caratterino. Cosa intendo per caratterino? Un caratterino da imperatore o da imperatrice, insomma una persona molto determinata, che quando si mette in testa un qualcosa sicuramente, ecco, va dritta verso la meta, chiave, sei alla ricerca, adesso come adesso, secondo me,
di un equilibrio su una situazione che stai vivendo. mh? Ehm, In questa situazione è possibile che tu abbia dovuto, portare un peso, forse più grande delle tue possibilità, mh? Ehm, Tant'è che spesso, ti soffermi a pensare che questa, potrebbe addirittura essere una battaglia persa, mh? Insomma, chiave, sei determinata, sei, ecco, ben focalizzata sul tuo obiettivo, alla ricerca di un equilibrio, ma allo stesso tempo è come se ogni tanto avessi un po' questa sensazione di voler lasciare questo campo di battaglia. Mh. È molto possibile, che questa, sensazione di battaglia persa che ti dicevo possa fare riferimento a un qualcosa di lavorativo od economico, mh? Sicuramente un qualcosa di molto importante per te. Potrebbe, ecco, essere un qualcosa di lavorativo economico o sicuramente un qualcosa per te molto, molto importante. Ehm È come se tu di recente avessi preso un'iniziativa circa un qualcosa e penso che, con determinazione anche, ehm, e penso che faccia riferimento, a questo peso che ti dicevo, che hai portato per un periodo, della tua vita, circa, ecco, un qualcuno, un qualcosa dove, molto possibilmente tu puoi esserti sentita tradita, ferita o ferito, mh? Ehm, con questo eremita e questa giustizia, penso tu possa essere portata o portato a dire: "Meglio soli che mal accompagnati". Mi viene da dirti questo. Andiamo avanti. Chiave, penso che tu sia una persona con delle capacità particolari. Qui abbiamo lei, capacità particolari, mi intendo un intuito particolare, anche una particolare attitudine verso il mondo esoterico, sta a significare questa carta, e che di recente, tu possa aver sperimentato un cambio di energia, ma importante, questa carta ci parla di un cambio di energia importante. Mhmm, cosa ti posso ancora dire di te? Che è possibile che, allora, tu abbia, come ti dicevo già prima, o un rimpianto circa una situazione lavorativa che hai dovuto lasciare, qui c'è un 5 di coppe, o un rimpianto per una situazione, un impegno che qualcuno si era preso con te, mh? Questa carta mi parla di rimpianti. Addirittura mi viene da dirti che potrebbe anche trattarsi di un qualcosa di sentimentale, quando c'è il 5 di coppe. Ehm, Chiave, chi sei tu? Sei un qualcuno che, se
mettesse un po' da parte questi contrasti, queste è possibile anche a volte sensazioni o pensieri negativi che tu potresti avere, risolveresti gran parte di quello che sono i tuoi problemi. Perché con questo 3 di coppe, insomma, per me è un po' la soluzione, è una celebrazione, è un festeggiamento anche, insomma, di un qualcosa, l'aver raggiunto un obiettivo, un risultato, un qualcosa di importante, di bello. Ricorda, chiave, che non devi permettere alle ferite di trasformarti in ciò che non sei. Quindi qui per te abbiamo questa ruota della fortuna. C'è un qualcosa che deve cambiare, anche se vogliamo, è possibile loro facciano riferimento a un cambio di atteggiamento circa una situazione che tu stai vivendo, perché ci dicono che è come se ti sentissi stanco, se ti sentissi solo alla frutta, una cosa di questo tipo, è tutto dovuto a questa, chiamiamola battaglia persa circa, può essere l'aspetto lavorativo, ma anche potrebbe essere sentimentale. Siamo un po' stanchi, siamo un pochino alla frutta, come si suol dire. Andiamo avanti, cos'è questo qualcosa che devi ascoltare? Chiave, te l'avevo appena detto prima, cerchiamo di risollevarci e di essere un pochino più positivi e predisposti verso le cose della vita, le situazioni, ciò che le sfide che la vita ci pone da buona imperatrice o imperatore, come c'è uscito qua all'inizio, insomma. La determinazione non ti manca. Io direi che il messaggio che tu devi ascoltare, innanzitutto, è che tra non molto riceverai una chiamata da un qualcosa o da un qualcuno. Perché dico un qualcosa? Perché qua avevamo per te la carta della trasformazione. È come se tu avessi, adesso come adesso, sentito la necessità, il bisogno di evolverti, di fare di evolvere, di fare un cambio di energia, circa una situazione tua, vedi? Come se questa è la carta della chiamata. La chiamata sta a significare la necessità anche di sperimentare un qualcosa di nuovo, di diverso. Qui ci sono uscite addirittura 2 carte molto simili. Abbiamo un re di spade e questa carta sta a significare a grandi linee anche una persona molto simile a quello che potrebbe essere un re di spade negli arcani minori. E tu hai a che fare, secondo me, con una persona poco propensa a dimostrare i suoi sentimenti, poco propensa anche a darti delle soddisfazioni per conto mio. C'è un qualcuno che probabilmente o vuoi tu prendere iniziativa circa questa persona, o è lui stesso che prende iniziativa con te. Può essere anche il tuo compagno,
può essere, ecco, una persona con la quale hai una relazione. Io lo vedo però un po', poco propenso, magari alle romanticherie, ma neanche le romanticherie, a dare delle soddisfazioni, a darti delle soddisfazioni. E questo messaggio che tu devi ascoltare ci dice che interessante, curiosa qui la cosa. Penso che tu tra non molto riuscirai, ecco, a realizzare, perché ti dico questo, un qualcosa di veramente bello, ed importante, per il quale devi aver lavorato. Io intendo, devi esserti, come ti posso dire, prodigata o prodigato veramente tanto. Loro qua ci parlano di una realizzazione. E ci dicono anche che oltre questa realizzazione è come se tu avessi già un po' la soluzione nelle tue mani. È come se tu avessi, diciamo, già realizzato quale potrebbe essere, ecco, una possibile soluzione. Hai già, ecco, la soluzione nelle tue mani. Se parliamo di sentimenti e loro fanno riferimento a quella persona che ti dicevo, un po' poco propensa magari, ecco, nei tuoi confronti, ci dicono che questa persona purtroppo non cambia, perché ho questa carta qua, non ha intenzione di cambiare. Sai, c'è quel detto che dice che quando ami qualcuno lo ami così com'è e non come vorresti che fosse. Ecco, qui è il caso di lui o di lei. Se vuoi amarlo, loro ci fanno vedere, sappi che questa persona non cambia. In realtà io vedo che però cambi tu. Riuscirai ad uscire da questa gabbia di pensieri negativi, di situazione magari anche un po' tossica, riuscirai a liberarti. Perché? Perché ho questi venti di cambiamento, ed è quello che ti dicevo proprio poco prima, dove ci sarà, grazie a te, un qualcosa che va a cambiare in maniera veramente, veramente drastica e soprattutto positiva. Riusciamo ad uscire da questa gabbia? Non ci sarà l'aiuto di qualcuno, non me lo vedo. Mi vedo che è grazie a te che si esce, che vai ad uscire da questa situazione, la risolvi. Questa è la carta della soluzione, andare a risolvere. E se parliamo di sentimenti, io ti vedo alla ricerca di un qualcosa di nuovo. Chiave. È come se tu desiderassi, potessi desiderare un qualcosa di nuovo anche, o una situazione rinnovata con rispetto a quello che hai, perché, come ti ho detto, qua il nostro re di spade, che avevamo anche qui, non ha intenzione di cambiare. Quindi o prendiamo lui per quello che è,
Oppure andiamo alla ricerca con questa carta, ci avventuriamo in un qualcosa di nuovo, e di diverso. Tu m'hai capita, Chiave? E posso dirti che se loro qua mi dicono che dove sei tu, intorno a casa tua, dentro casa tua, potrebbero esserci delle persone che fanno un po' buon viso cattivo gioco. Qui ho la carta delle false persone, la vedi? E questa è casa tua. Sta a significare che fai attenzione a chi fai entrare in casa o nella tua vita, perché mi parlano di false amicizie. Ed in particolar modo ti ripeto che io qua vedo che è come se tu fossi un po' soggetta o soggetto a sperimentare negatività. Questa è una carta di allerta. Sperimentare negatività, pensieri negativi circa una situazione che stai vivendo in questo momento. Potrebbe avere a che fare anche con una persona più grande di te come età, intendo, quindi più matura, una persona matura. E questo è Chiave. Mettiamo ancora giù una carta degli arcani maggiori per te e vediamo cosa ci dicono. Per la Chiave. Guarda, non a caso, prima ti dicevo che è come se tu volessi liberarti di un qualcosa per andare a sperimentare qualcosa di diverso. E questa carta del matto mi conferma per te la stessa cosa. Quindi per la Chiave viene anche da dirti che dicono che la vita ti offre sempre una seconda possibilità, che si chiama domani, quindi ricordatelo, se decidi di volerti avventurare in un qualcosa di nuovo, diverso oppure rinnovato. Ok? Chiave? A caricarti le batterie. E adelante. Angioletto, suerte per te. Andiamo a farci questo consulto interattivo personale e vediamo che cos'è che devi ascoltare. Per l'angioletto. Angioletto, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario? Oppure potresti essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, Angioletto? Innanzitutto mi viene da dirti una persona molto giovanile, vedendo lui, una persona che magari dimostra anche meno anni della sua età, una persona giovanile, che adesso come adesso
vuole fare o sta facendo od è in procinto di fare. Secondo me è un viaggio, può essere anche un trasloco, un cambio di residenza, in particolar modo però io qua ci vedo un viaggio, mh? Ehm, penso che questo viaggio, questo trasloco, questo cambio di casa sia un qualcosa che ti preoccupa fare, perché probabilmente, potresti avere qualche piccolo, problema, se vogliamo, economico, per il quale tu è possibile abbia chiesto anche un aiuto, eh. Ehm Qua mi dicono che stai sperimentando, una sensazione di mancanza, perché ho questa carta qua. E e questa sensazione di mancanza può far riferimento, ad un qualcosa di economico, mh, ad un aiuto che hai chiesto anche per un qualcosa a qualcuno, ci vedo. Mhmm, e allo stesso tempo penso anche sentimentalmente parlando. E perché ti dico questo? Perché, mhmm, sentimentalmente parlando deve di recente essere successo qualcosa. Io qua ho questa torre, un fatto, una chiusura, un bisticcio, un qualcosa di inaspettato, che, ti ha portata o ti ha portato probabilmente, ad interrompere quello che poteva essere la tua relazione, mh? Potrebbe anche solo essere un bisticcio, eh. E c'è questa luna, qualcuno non è stato troppo chiaro, troppo trasparente, a mio avviso. Angioletto, di te posso dirti che, se stavi se stai tuttora aspettando un aiuto da qualcuno, riceverai circa questa cosa una comunicazione abbastanza presto, queste sono comunicazioni veloci. Mi vedo comunicazioni scritte, in particolare. Ci vedo comunicazioni che arrivano circa un aiuto che tu puoi aver chiesto, dove di fatto, è necessario qua, definire e prendere anche una decisione importante, addirittura anche fra 2 situazioni, potrebbe essere. Comunque comunicazioni io le vedo qua arrivare, Poi, posso dirti che, se qua, tu sei in relazione, qui abbiamo questo re di coppe, con u un uomo, che, sicuramente io vedo che, sì, ha dei sentimenti per te, questa persona, tu la stai vivendo, secondo me, con un pizzico di ossessione, questa relazione viene vissuta con un pizzico di non solo un pizzico, abbastanza, proprio per essere espliciti, qui ci vedo ossessione per una persona, che ha dei sentimenti per te, ma allo stesso tempo me lo vedo trattenersi, me la vedo che si trattiene, che molto probabilmente può essere successo un qualcosa, una rottura, una chiusura, e di fatto adesso come adesso ci si sta un po' trattenendo, Comunque io il viaggio per te ce lo vedo qua, mh? C'è un viaggio che devi fare, uno spostamento, un andare verso un qualcosa, e ce lo vedo. Chissà che magari tu non debba andare al mare. Mh.
Andiamo avanti, angioletto. Mi viene anche da dirti che c'è un qualcuno che ti guarda, ti spia attraverso i social, attraverso internet, attraverso gli stati di WhatsApp. Io ci vedo questo. E adesso vediamo un po' cosa ci dicono per te. Guarda, continuo. L'ho già detto 3 volte, però. Angioletto, dove vuoi andare? Io qua ci vedo anche l'estero. È come se dovessi fare un viaggio all'estero, un viaggio lontano. E sei sicuramente desiderosa o desideroso di fare questo viaggio, di spingerti oltre confine. Ho l'impressione che questo viaggio, questo andare oltre, faccia riferimento a un qualcosa di sentimentale, come se tu volessi raggiungere un qualcuno, che peraltro ti sta aspettando, avevamo questo re di coppe. E ti sta aspettando, ma allo stesso tempo è possibile che abbia degli atteggiamenti, magari un po' così, un giorno faccio, un giorno non faccio, ci tratteniamo, allo stesso tempo però i sentimenti io qua ce li vedo. E a maggior ragione anche in questa carta, se la vedi. Il nostro angioletto vuole spiccare questo volo metaforico verso nuovi orizzonti. E ti dico che tra non molto, sentimentalmente parlando, ci sarà una persona che ti farà, per me una sorpresa, questa è la carta del dono, farà per te o dirà un qualcosa che sicuramente in questo momento non ti aspetti o te l'ha già detto e non te l'aspettavi. Questa è la carta del dono, magari ecco, adesso magari ci stiamo trattenendo e dopo arriva questo dono e angioletto, mi viene da dirti che vedendo questa carta insieme a questa, dicono che la vita è un viaggio, e le fermate migliori sono le persone speciali. Questa stesa, a mio avviso, vuole parlarti di una persona che tu conosci, che potrebbe essere lontana da te in questo momento, che ha un po' le tue stesse paure. Magari tu pensavi: "Ah no, sono solo io". No, ce l'ha anche lei. Avete un po' le stesse paure e ho l'impressione che tra di voi, purtroppo, si siano intromesse delle terze persone, ci siano delle terze persone che si intromettono, e che questo sicuramente non faccia bene al vostro rapporto. Quindi occhio, angioletto, io ci vedo qua una donna subdola. Ci vedo
una possibile rivale, un possibile rivale, insomma, un qualcuno che rompe le scatole. Andiamo a liberarci di questa gente poco, come ti posso dire, che non ci fa bene. Cerchiamo di liberarci. E perché ti dico questo? Perché qua bisogna lasciare andare un qualcosa. Se sono solo pensieri negativi lasciamoli andare, ma se si tratta molto probabilmente di persone, facciamo altrettanto, angioletto. Cosa ti posso ancora dire? Qua, vedendo questa torre, viene da dirti che fondamentalmente dicono che la vita magari è anche questa. Nulla è facile, ma niente è impossibile. Quindi dove è andata a finire? Eccola qua. Tu sai dove vuoi andare? Scrivimelo nei commenti. E io vedo che per te questa meta non è lontana. Ci arriviamo. Penso entro l'estate. 2, 3 mesi, 4. Ok, angioletto? Direi che ti ho detto tutto. E c'è qualcosa che ha a che fare col mare. Penso, O forse devi attraversare il mare, questo viaggio, andare oltre. Scrivimelo dove vuoi andare. E adelante, angioletto. Voglio tirare ancora per te una carta degli arcani maggiori. Per l'angioletto. Angioletto, ci stai pensando, ripensando, non c'hai, secondo me, pensato già un po' troppo a questa cosa che vuoi fare? E se è un viaggio, se è uno spostamento, se è un andare oltre una situazione, quanto ci hai pensato? Mi sembra che sia un po' tanto. Qui abbiamo questo eremita, il pensatore. Prendiamone ancora una per te. Per l'angioletto. E è un cambiamento importante quello che tu vuoi andare a fare, o questa cosa che vuoi fare, Quanto ci abbiamo pensato? Qui, angioletto, secondo me siamo un po' troppo fermi, siamo in stand-by, siamo bloccati.
Ne vado ancora a mettere giù un'altra, voglio capire dove andiamo a finire con l'angioletto. Guarda, torno a dirti che ho l'impressione che tu voglia raggiungere un qualcuno del quale tu sei innamorata o innamorato, oppure un qualcosa che ti sta veramente, veramente a cuore. Adesso siamo fermi, però con pazienza ci arriviamo, angioletto. Curiosa la tua stesa. Scrivimi perché adesso sei così e stai pensando e non agisci e non fai. Io ci vedo che sarebbe il caso di fare, magari così velocizziamo un po' i tempi di questa temperanza. Cosa dici? Adelante, angioletto. Stellina, suerte per te. Andiamo a farci questo consulto interattivo personale e vediamo che cos'è questo qualcosa che tu devi ascoltare. Innanzitutto, chi sei tu, Stellina? Stellina, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Stellina, qua abbiamo dei progetti che non si sono concretizzati con questo 7 di coppe. E abbiamo una situazione sentimentale dove sono coinvolte anche delle terze persone, non per tutti, questo è un interattivo, ricordalo, dove c'è un qualcosa che ti vincola, ti senti vincolata in una situazione che non ti appartiene. E è come se tu fossi, adesso come adesso, un po' pigra o pigro circa un'opportunità che sai di avere, ma allo stesso tempo è come se tu non la cogliessi questa opportunità. Per la stellina io ci vedo, sentimentalmente parlando qua, un corteggiatore, un qualcuno che ti sta presumibilmente corteggiando. E ci vedo che questi pensieri, questi progetti che magari non si sono ancora concretizzati, fanno riferimento a sentimenti, fanno riferimento ad un'anima gemella o una fiamma gemella, perché questa carta sta a significare quello, le due persone che si specchiano l'una nell'altra. Fa riferimento, secondo me, a una persona che dove ci vedo una differenza di età. Potrebbe essere anche più giovane di te o viceversa. Non sarà mica, stellina, che tu sei ancora un po' tanto con la testa nei ricordi circa dei bei momenti che hai vissuto con qualcuno?
domanda che ti faccio, vedendo queste due carte. Ci vedo che è come se tu avessi ancora nella testa, o fossi ancora molto vincolata o vincolato a situazioni che hai vissuto belle in passato con un qualcuno. Non escludo questa fiamma gemella o anima gemella. Allora, Stellina, ti dico questo, che è come se tu proprio non riuscissi a liberarti da questi pensieri. Qui c'è ansia, insonnia, sofferenza fondamentalmente con un 9 di spade per questi ricordi circa una persona che hai amato e che stai ancora sicuramente amando. Ricordati che però l'amore, quello vero, non è sofferenza, non è ossessione. E l'amore è un'altra cosa. E che non c'è nulla di impossibile per un vero amore. Quindi, se questa persona che tu hai nel cuore, che ti sta facendo soffrire, non ha fatto sufficientemente ciò che avrebbe dovuto fare per te, o non lo sta facendo, facci un pensierino, nel senso, a me viene da dirti che possibilmente potrebbe essere anche coinvolto o coinvolta in un'altra situazione e tu continui a starci male, continui a non riuscire, ecco, a dimenticare certe dinamiche, certe cose belle che tu puoi aver vissuto con lei o con lui, però allo stesso tempo qua mi evidenziano, vedi, anche questa regina di spade con questo appeso, sta a significare che, ecco, questa persona potrebbe anche essere in un'altra relazione, o potrebbe esserci un qualcuno, ecco, che la disturba. Torniamo a te, Stellina. Parliamo di una situazione qui che potrebbe anche essere legale, o una situazione di un certo spessore, non stiamo facendo riferimento ai sentimenti, dove finalmente si metterà un punto. Cosa intendo? Questo asso di spade si va a definire. Se stiamo parlando magari di lavoro o se stiamo parlando comunque di un qualcosa, io qui per me con questo giudizio è un qualcosa di veramente considerevole. Andiamo a definirla. E non solo a definirla, si va, qui questa è la carta della vittoria, andiamo a vincere su questa situazione e tu sai a cosa mi riferisco. Guarda, sembra una casualità. Quando ti parlavo di questo pensiero che tu potresti avere su dei bei momenti vissuti con una persona in passato, dove ti senti ancora molto vincolata, come se non riuscissi a liberartene. Qui abbiamo questo 9 di spade, ansia, insonnia, pensieri
ricorrenti, costanti, continui. E c'è uscito lui, che non è propriamente una persona, diciamo, tanto benevola, ha il suo carattere anche un pochino, se vogliamo, tossico, potrebbe essere, avere degli aspetti del suo carattere, che non ti piacciono poi così tanto, vedendo lui. Ehm Penso che qua, la fiamma gemella o l'anima gemella faccia riferimento alla stessa persona, dove andando stiamo andando un po' alla cieca, circa questa situazione stellina. Però se adesso come adesso ti dico, ti ritrovi in queste parole che ti ho detto, io ci vedo che si arriverà ad avere uno scontro, come ti posso dire, uno scontro-incontro. Cosa significa? Che grazie a questo la situazione va a migliorare. Questa è la carta del risorgere dalle ceneri. Lo so che vi fa ridere quando lo dico, però è la carta del risorgere dalle ceneri. Allora, attenzione, o questa persona, ecco, migliora certi aspetti, certe cose che, possono, ecco, averti, fatta soffrire, averti dato fastidio, io lo vedo o rinnovarsi con questo mago, o tu che vai verso un qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Qua c'è questo, cavaliere di bastoni. Potrebbe essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Anzi, non potrebbe, è di un segno di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, una situazione che va un po' a risorgere dalle ceneri, e tu sai qual è. Se stiamo parlando di lui, io lo vedo un pochino migliorare, vedo, ma più che migliorare lui, migliorare la situazione, Stellina, qui abbiamo la carta del bacio, te l'avevo già detto prima. Io qua ci vedo un ritorno di fiamma con questa fiamma, o un accendersi di una fiamma molto, molto più concreta, dopo un periodo di solitudine e di distacco. Questa persona deve aver fatto tante chiacchiere e pochi fatti, probabilmente, bla bla bla, e poi di fatti ne sono stati fatti proprio pochi, un po' poco concreto, tante parole, tante chiacchiere, ma sono dell'idea che un periodo di solitudine, un periodo di distacco possa essere, ecco, la cosa che può aiutare a riaccendere questa vostra relazione, questa passione molto forte che c'è tra di voi. Qui c'è una bella passione, un qualcosa di veramente, veramente forte. Questa è la carta del bacio. Sono due carte molto simili, le vedi? Quindi, Stellina, mi viene da dirti che qua il messaggio per te
è sicuramente che i tuoi sogni hanno tutte le probabilità di diventare reali. E io qua ci vedo questo. Quindi tu sai quali sono. Ricordati che dicono che conosce l'amore solo chi ama senza speranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non bisogna sperare, ma bisogna amare, senza speranza. Amati. E lascia che ci sia di nuovo questo bacio, questa è la carta del bacio, questa magia, con questa anima gemella o fiamma gemella. Io qua ci vedo un bacio che voi vi darete da qua, presumibilmente, massimo prossimi 2 o 3 mesi, un bacio appassionato. E sai cosa? Che dicono che il vero amore, amare, non è guardarsi l'un l'altro come in questa carta, ma è guardare insieme nella stessa direzione. Quindi guardiamo insieme nella stessa direzione, stellina, e diamoci questo bacio il più presto possibile. Ok? Metto giù ancora una carta degli arcani maggiori per te. Per la stellina. Vabbè, qui ci ripetiamo, abbiamo gli innamorati e non è che voglio sempre ripetere le stesse cose. Scrivimelo nei commenti quando darai questo bacio a questo innamorato. E mi viene da dirti anche che, vedendo questa carta degli innamorati, che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma è imparare a ballare sotto la pioggia, e questo lo diceva Gandhi. Quindi, in previsione di questo bacio, stellina, inizia a ballare. E adelante. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana, perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi: cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!